Ben ritrovati su Muoviamo le Acque. Oggi abbiamo un ospite speciale, Carlos Lavandera, che vive a Bologna ma è di origini messicane, dove poi ci spiegherà meglio anche lui. E faremo una piccola introduzione, ci tengo anche a introdurlo, e poi inizieremo il nostro ciclo di domande e intervisteremo Carlos per scoprire un po' le sue curiosità, qual è la sua visione. Carlos, appunto, è un musicista, veramente ha tante risorse, principalmente un musicista messicano che appunto vive a Bologna e ha dei progetti musicali molto interessanti che spero appunto ci potrà raccontare. Organizza tantissimi eventi tra Bologna, ma non solo, perché ha un legame molto forte con la Sardegna, viene spesso in Sardegna, Grande valorizza anche territori, sì, valorizza anche zone, siti archeologici portando la sua musica, portando i suoi corsi. E perciò, nel passare la parola a te, Carlos, mi piacerebbe che ci dicessi come ti descrivi, e qual è la cosa che ti fa vibrare il cuore, la cosa che ti rende felice. Bene, intanto ciao a tutti, molto molto piacere e un ringraziamento grandissimo a tutti voi, Maurizio, Stefania, Federica, tra le quinte e tanti altri. E sì, mi chiamo Carlos Lavandera e sono musicista messicano, abito a Bologna e che dire, praticamente quello che mi fa vibrare è suonare oppure diventare parte di una trasmissione di suono in relazione alla natura. Cioè praticamente abbiamo vissuto anche momenti così, Stefane, là in Sardegna, dove praticamente uno, soprattutto cantando, la voce per me è importantissima, però l'atto di vibrare in risonanza con la natura è quella cosa che a me mi rende veramente... Cioè, sento di essere completo, ecco. Sì, sì, è proprio. Dunque, è Beh, risonanza, e come azione cantare in natura sicuramente, no? Ecco. che l'abbiamo grandissimo. sperimentato, perciò Mauri, a te la parola. Grande. Allora, Carlos, prima di tutto ti voglio fare i complimenti. Stavo sbirciando il sito internet, ti stavo stalkerando in questi giorni perché quando Stefania mi ha detto che avevamo te come ospite ho iniziato a controllare un po', a fare un po' di compiti a casa e ho tipo 1,5 milioni di domande per te che non potrò farti, almeno finché non avremo l'occasione di incontrarci di persona. Dai, speriamo presto. Speriamo prestissimo, però ho un sacco di domande perché tu sei, come ha detto Stefania, messicano, che vive a Bologna, con tutti questi progetti musicali, che vive dalla musica, e quindi la domanda che ho per te è quando c'è un momento nella vita dove hai realizzato che questa era la strada che stavi intraprendendo e qual era quel momento, come ti sentivi in quel momento? Bellissima domanda. Allora, io penso che siamo come la vita, no? E dunque siamo un processo di eventi. E abbiamo un po' la tendenza anche, non mi allungherò molto, però voglio dire, ne vale la pena dire questo. La mia realizzazione è che pensiamo di essere o bianco o nero, no? E dunque arriva il momento e quello lì lo decido. In realtà io credo che decido tutti i giorni ed è più faticoso perché tutti i giorni devo ricordarmi, accennare eppure puntarmi su quello che faccio. Che quando si tratta soprattutto di una cosa del genere dove ti devi mettere a fare tutto te, perché comunque sappiamo oggi musicisti, bisogna che devi fare tutto da te, nel senso non solamente devi studiare e preparare brani, ma devi anche fare lavoro social, e, insomma, ti devi muovere dappertutto, no? Se devi fare un evento devi andare a capire tutto quanto, non è che sono musicista e basta. E un po' questo sicuramente non tutti lo capiamo, anche perché io mi sono messo un po' a capirlo, ed ecco perché lo dico.
Per cui quando l'ho deciso, diciamo un momento importante dove ho capito che dovevo fare questo, musica, è stato sicuramente in Inghilterra. È strano, perché facevo un viaggio con i miei e già studiavo musica e sempre volevo fare il musicista da circa dai 6 anni suonavo il pianoforte, dai 13 insomma suonavo la chitarra e poi dopo, diciamo ai 18, no, ai 20 arrivo qua in Italia, vengono a trovarmi i miei e lì studiavo solamente, però ancora non era deciso perché studiavo anche relazioni internazionali. E mi è stato anche una via di scappo il fatto di venire qua in Italia, che potevo avere più tempo per dedicarmi alla musica e un po' abbandonare piano piano gli studi, vedi? E dunque un po' è stato un processo per questo, ti dico. Perché non Però eri controllato? non ero controllato, dunque potevo fare gli esami anche dopo, e allora suonavo e studiavo molto di più musica qua, no? E dunque è sicuramente anche molto, molto meglio perché in Messico, sai, per spostarti da una zona a un'altra fai 1 ora o 2 ore in macchina, e dunque è pazzesco. Per cui arrivando qua è successo questo e abbiamo fatto questo viaggio in Inghilterra e l'ho detto a mio padre prima di che ripartissi in Messico, guarda, io adesso smetto di- di studiare, non mi laureo neppure, e mi butto alla chitarra, no? Che io ero proprio immerso nella chitarra. Stavano per essere lì a prendere l'aereo, dunque è rimasto scioccato ovviamente mio padre, no? Forse non si ricorda lui non volendo, però è stato tosta perché era l'ultimo momento in cui ci ho detto adesso o mai più, no? E io avevo 21 anni lì, penso, in cui io proprio volevo solamente fare musica, no? E poi sono tornato a Bologna, ai fin dei conti mi sono laureato, però era già molto chiaro tutto, era molto chiaro. Wow, che storia. Ecco, Sì, mi ha esatto. aiutato molto la distanza sicuramente, perché non avevo questa influenza familiare. Ad altri è diverso, no? Ad altri magari i familiari li invitano a suonare o a fare i musicisti, a quei pochi, no? Però mi ricordo quando sono arrivato a Bologna e che cercavo un'accademia per studiare, e la prima ho trovato un'accademia qua a Bologna, ho bussato alla porta, ma dove sei messicano? Ma cosa fai qua, no? E beh, sono venuto a studiare musica. Ah, ma no, ma tu torna a casa tua, stai con la tua madre che ti cucina e là studia musica. Qua solamente sprechi tempo. Ed è stato interessante perché mi ha colpito, perché immagina, io ero già qua e mi dice questo qua tornati a casa perché là fai meglio, fai più presto, ma invece io credo che mi ha dato tanti strumenti essere qua, Mm. eh, perché ho dovuto farmi tutto, no? Sono dovuto farmi strada, o sto facendomi strada piano piano da solo, ecco. Che Esatto. forza. E Sì. perciò, alla luce di questa esperienza, che visione si è creata in te? Quando hai cominciato a capire che cosa volevi fare e quali erano i tuoi progetti? Qual è Sì, ha stata la tua più, visione? è stato un insieme, infatti. Lì, come ti dicevo, avevo già deciso di dedicarmi alla musica e mi sono laureato così giusto per. E ha fatto il suo, devo dire anche, eh. Quegli studi lì mi hanno aiutato e mi aiutano ancora. Però, eh, tornando alla tua domanda, diciamo che io ho iniziato a meditare, a fare meditazioni, anche perché facevo un po' anche da piccolo già, no? E in qualche maniera meditavo. E... ah, mi sono ricordato di una cosa particolare, però vabbè. E in ogni caso, dopo ve la racconto. In ogni caso, avevo iniziato a meditare, ho fatto un viaggio in India e lì ho conosciuto il sitar indiano. Il sitar indiano mi ha aperto a sonorità to- cioè, totalmente diverse. E tornando in Italia, continuando a meditare, ho utilizzato il sitar indiano per meditare. Dunque, studiavo mentre meditavo e ho visto che si creava una risonanza
interessante tra quello che stavo sperimentando e quello che suonavo, e se mi lasciavo andare si crea questa specie di motto, no? Che si spargeva anche e anche negli altri, e così mi hanno iniziato a chiedere di suonare per meditazioni, e così cioè, ho detto ok, va bene, no? Faccio Proviamo, tanto questo. io faccio questo, proviamo e vediamo che viene fuori. E man mano la gente piaceva, e mi sono trovato in palchi anche grandi all'improvviso per quello. E dunque ho iniziato a valutare, ma è strano questo, cioè non è che posso solamente fare musica messicana, no? Oppure musica flamenco, perché ho studiato anche chitarra flamenco. E allora è nata da lì questa ricerca di creare una relazione tra il pubblico per aiutarlo, no? Cioè che fosse il suono una via sì, di aiuto, almeno a portare la gente a una specie di concentrazione o di riscoperta interna. E poi sono venuti tutti i diversi aspetti della natura che c'erano già anche prima, che però non avevo scoperto fino a che non sono andato in Sardegna a fare eventi del genere. E dunque in questo senso Sardegna mi ha segnato, perché facevamo soprattutto degli appuntamenti in Sardegna di seminari di meditazione, e portavo lo strumento e suonavamo là, e suonando in natura ho scoperto, cioè, un mondo intero. È un'altra dimensione ancora. E dunque sì. Che figata, che figata. Allora, per chi non lo sapesse, hai il sito indiano da far vedere? Ce l'hai lì a fianco? No? Oddio, no, adesso c'ho No. ho preparato Ok. la jarana. Lo spieghi in 30 secondi cos'è, così per chi Beh, per chi non sì, sa. il sitar indiano, eh, allora, è praticamente come è di fatto il nono o la nonna della chitarra, no? O la bisnonna. C'è il braccio molto lungo, però, ma tipo una roba così, cioè quasi 3 volte, 2 e mezzo. E invece di avere una cassa acustica del genere, ha una zucca, e dunque una zucca rotonda, no? Ah, ok. E dunque, avendo questa zucca, ha delle risonanze particolari, e essendo molto sottile la zucca, praticamente tu senti le vibrazioni o risonanze sfiorandola, per cui tu ti appoggi la zucca nel piede e tu lo suoni qua sopra. La particolarità è che il braccio è vuoto, ed essendo vuoto, tutte le frequenze che tu suoni risuonano. Se hai un pattern un pattern ritmico accurato, si crea una risonanza che sale sul braccio ed esce dall'altra parte, dove tu puoi mettere anche un'altra zucca. Dunque ha due zucche in realtà. Quando viaggio porto una, perché cioè, è troppo, no? Però ha due, e dunque esce da qua. Dunque l'esperienza quando tu suoni ed entri in quel motto, diciamo quel mantra, proprio senti che sparisci, cioè, che diventi luce, no? È una meraviglia. Wow, Sì, sì, wow, sì, è molto molto bello. che spettacolo. Grazie, grazie Carlos. No, Ehm, ma figurati. allora, io, tu sai che io sono in Australia. E quindi quando tu hai detto che quando sei andato via di casa, che quando sei andato lì a Bologna, poi da una parte è stato una chiave del tuo successo, nel senso nella transizione, perché non eri controllato, diciamo, in quello che facevi, eccetera, quindi ti è venuto un po' meglio, tra virgolette, muoverti. Eh, Sì, So che è una semplificazione questa qua, infatti ti voglio chiedere quali sono le difficoltà che tu hai incontrato durante questo percorso. dici quando ero già da solo qua? Quando tu ti sei spostato, che sei andato a Bologna, che hai deciso, ok, allora da adesso, hai detto a tuo padre, ok, da adesso faccio musica. Punto, questo è quello che vado a fare. Quali sono state le difficoltà dopo che hai preso quella decisione? Se ci sono Eh, state, a meno che non è stata una No, passeggiata. no, no, ce ne sono state tante, perché implicavano a livello musicale, implica che ti devi cercare con chi imparare, no? Con chi studiare.
la compagnia io credo che è stata una cosa molto molto importante. Poi essendo da solo qua, cioè il bello di essere un po', il bello o il pericoloso anche di essere messicano in Italia o forse italiano in Australia è che tu dici io sono italiano o sono messicano e tutti, no? Cioè il mariachi è arrivato, no? C'è un po' l'idea di fare festa e allora è molto facile entrare in quella dimensione, no? E dunque alla mia età, quando sono arrivato, io sono entrato nel giro degli Erasmus, no? A Bologna. Ovviamente perché poi parlavo italiano un po', però in ogni caso, perché l'avevo un po' studiato prima, però, ma comunque ti senti molto più legato a quelli che sono come te, che arrivano, e dunque studenti stranieri. E dunque quando sono arrivato ho riscontrato questo aspetto qua, che uno cerca compagnia e si ritrova delle volte a trovare compagnia come Pinocchio, no? Un po' delle volte, cioè, e penso che faccia bene perché ci fa crescere abbastanza, capire dove è che magari non dobbiamo andare, no? E dunque questi sono state sicuramente degli aspetti di difficoltà, non compagnia negativa, però magari uno potrebbe dedicarsi molto di più a quello che vuole invece di magari fare, non so, tanta festa, oppure invece è parte del show, no? È parte della crescita, credo. L'altra cosa che sicuramente era da capire è crearsi una disciplina, no? Perché se sei da solo, ok, sei da solo, però c'è un po' l'idea l'idea dell'artista francese del Novecento, no? Che, oh sì, è l'ispirazione, allora quando arriva l'ispirazione e non arriva, e non arriva, e quando arriva, no? E E come la invece... gestisci tu? invece non è così, è un lavoro molto più pratico, bisogna che ci stai dietro allo strumento, alla tua voce. A me è arrivata a momenti per cui, per esempio, io non riuscivo a concludere alcuni brani, no? Tuttora non è che sono molto pratico a produrre i brani, ce n'ho assai abbastanza, però online non c'ho neppure il 10%, no, magari il 10% sì, ma basta, no? E allora, che cosa vuol dire? Cioè, ho fatto un viaggio in Sicilia, a Palermo, una città meravigliosa, e proprio sono andato come turista, no? Un pochino. Cioè, avevo cose da fare, però ho detto questo tempo me lo prendo per me, per suonare qua e là. Quei tre giorni si sono materializzati, ho conclusi 6 brani, così, Wow. dal niente, da zero a tot, no? Così che ero anche in albergo, in camera, e dicevo, ma allora qua mi arriva l'ispirazione, no? In realtà io credo che sia l'incontrario. Mi sono permesso di essere in quello stato in cui magari potevo Mm. creare. Invece se sono... E per quello ti dicevo della disciplina, cioè la disciplina non è che vuol dire che io faccio, no, è che faccio, però ho i miei momenti e quei momenti io so che mi posso permettere di aprirmi e magari essere più connessi con la natura, essere più rilassato e accogliere questa cosiddetta ispirazione che io credo che in realtà nasce da dentro, no? E mi ascolto e poi emerge, no? E dunque così l'ho vissuta e mi ha colpito, mi ha insegnato moltissimo Palermo in questo senso e poi è una cosa che continuo a fare adesso tutti i giorni, nel senso cercare di avere una disciplina molto 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 stabile, che non è facile, forse è la cosa più difficile. Mhm. Lezione. No, no, è Sì. bellissimo sentire tutte queste parti e capire appunto come una persona riesce ad ottenere degli insegnamenti anche da situazioni un po' più difficili, che forse come dicevi tu è proprio i momenti anche di crisi, difficoltà che ci permettono di fare un salto e di andare avanti. E perciò appunto nel fatto di andare avanti ed evolversi, che cosa stai combinando? Com'è adesso la tua visione? Dove stai puntando, Carlos? Cosa stai combinando di bello? Ehm,
È una bellissima domanda che in effetti ha molto a che vedere con la luna nuova, no, che abbiamo, sotto l'influsso della luna nuova. E Esatto. sono sincero, partendo da qua, in questi 2 o 3 giorni, ero proprio in revisione di quello che è il mio progetto musicale, no? Dove voglio andare. E una delle cose che forse si abbina anche a quello che dicevamo prima è che bisogna un po' lasciare andare quello che magari ci piace, però che non è del tutto il luogo dove siamo noi stessi, no? E invece la tua domanda mi porta dove sono io me stesso o dove veramente mi sento, diciamo, realizzato, no, musicalmente. E vedo soprattutto il mio progetto legato alla natura di una maniera molto intima. E sto parlando io l'ho chiamato Electro Ritual Music, no? Electro Ritual, ritual per diciamo, l'aspetto ritualistico, di cui magari accenno qualcosa, però l'electro, e non perché siano chitarre elettriche, no? Di rock and roll, che poi anche mi piace, però più che altro la capacità o dare spazio alla tecnologia di dare il suo. Perché come musicista ho suonato sempre acustico, no? Cercando di non mettere niente di elettronico. In realtà ho scoperto da qualche anno, saranno pochi, anche 2, 3 massimo, come la tecnologia poteva dare alcune cose che potevano permettere all'acustico di essere ancora puro in qualche maniera, oppure di essere acustico ancora, no? E così, soprattutto per permettere questo legame tra natura e musica, no? E dunque da lì è nato questo progetto e credo che sia, diciamo, dove devo veramente andare ancora. È un progetto che è nato da poco e ha molto a che vedere anche con la Sardegna un'altra volta, però il progetto da sé vuol dire suonare in luoghi in natura, per la natura. Ne avevamo un po' parlato, Stefania, qualche Sì, volta. è E vero. dunque suonare in natura per natura. Non perché non voglio suonare per la gente, ma è per me che suono in realtà. E se non accetto questo, rimane sempre che io cerco di fare un show, uno spettacolo per gradire gli altri. Ed è una cosa che non voglio fare. Non perché non voglio far gradire gli altri, ma è che ritengo che se io sto bene, sicuramente gli altri possono prendere anche beneficio. E dunque sto cercando di andare verso quello. E dunque suonare questo aspetto anche ritualistico, ritual, che implica essere legati alla natura, ma anche un aspetto di trasformazione interna, no? Un po' il mondo olistico mi ha portato anche a riscoprire questo, perché mi invitavano a fare bagni sonori di qua e di là, e non è che non li faccio o non mi piace farli, però io credo che è bene farli se uno è come si chiama, nella coscienza giusta. Mhm. E la coscienza che capisce di che cosa si tratta, no? Non è che mi sbatte un gong e sto bene, no? Perché magari no, e anzi come musicoterapeuta ti posso dire che è molto pericoloso anche, no? Per cui invece se tu suoni diversi strumenti per una situazione in particolare, poi possono dare tanto beneficio alla gente, certamente. E dunque sì, stiamo parlando anche un po' sul benessere, però non un benessere verso la meditazione, ma un benessere anche di gioia, per esempio. Per cui eventi dove magari ci sono brani dove cantiamo insieme tutti, no? È E Cosa vero. questo. ti dicono, Carlos, le persone, specialmente in questo momento storico, eccetera, riguardo a quello che fai tu, che feedback hai dalle persone e, e anche cosa tu dici, cosa tu consiglieresti magari a qualcuno che vuole fare quello che stai facendo tu? Direi
devi avere pazienza, determinazione e, e amare anche quei momenti in cui pare che non sta andando come vuoi. Perché amare non è detto che sia che godere, no? Cioè, sicuramente c'è quell'aspetto lì, però ho bisogno anche di imparare, imparare ad amare quei momenti in cui magari non sembra tutto giusto, ma è necessario, no? E dunque sì, bisogna lavorarci, non viene facile. Io sto imparando tutti i giorni sto studiando e dunque non mi ritengo arrivato per niente, ma in ricerca sempre e bisogna andare avanti, ecco quello che posso dire, cioè se accade qualsiasi tipo di cosa, domani sarà un altro nuovo giorno e un'altra nuova opportunità, dunque sì. A noi ci piacciono le opportunità. Ma sì, tutto in realtà è anche questo lockdown, no? È un'opportunità, no? Io ho imparato tantissimo di me e sono nati tantissimi brani durante il lockdown e dunque sono molto contento. Cioè mi Grande. sta dando tanto, sì, sì, sì. Esatto, perché tu Ovviamente, sai, sì, giusto, aspetta, faccio un inciso a Maurizio. Tu non sai, Maurizio, che con Carlos e un altro gruppo di persone abbiamo realizzato una canzone durante il lockdown con invito e stimolo da parte di Carlos. Bellissima, si chiama Contagiami, non te l'ho fatta ancora sentire. E a questo punto la metteremo qui dopo, cioè alla chiusura del video partirà questa canzone, quindi chi sta bellissimo, ascoltando, bellissimo, aspettate un minuto e parte tutto subito. bellissimo. Esatto. Quel brano è nato tra tutti noi, un gruppo di ragazzi che ci siamo trovati online durante il lockdown a fare una canzone insieme. Ed è stato molto, molto intenso. Eravamo tipo in 15, poi alla fine tipo in 9, 7. In ogni caso è rimasto il brano, l'abbiamo inciso. Adesso c'è il video su YouTube, per cui si può far vedere. È molto bello. Sì, Metteremo il sì, sì. link, metteremo il link quando postiamo. Va bene, Bellissimo. Fe, Sì, hai allora, altre domande? io, vabbè, siccome vicino a Carlos c'è una protagonista interessante che ho conosciuto e l'ho vista anche esibirsi dal vivo, la Jarana, giusto? L'ho pronunciata bene? Sì, la Ce Harana, l'hai lì sì, a sì, sì. fianco? Sì, farla vedere perché Aggiara. prima l'abbiamo utilizzata per presentare il sitar, ma diamogli un attimino valore perché con questa chitarra Carlos suona anche un pezzo legato alla Sardegna, giusto? Sì, sì, è nato sto brano chiamato Sardu, è vero? Dedicato alla Sardegna. Ed un brano nato proprio in traghetto, sul traghetto. E Venendo in Sardegna o andando via? Venivo in Sardegna e praticamente portavo gli strumenti, a un certo punto mi sono annoiato, sono salito su al ponte e con la jarana, con lei, che la chiamo Excalibur, e praticamente sono salito e l'ho messa così al vento, il vento passava e creava delle sonorità meravigliose, no? E a un certo punto mi giro ho visto questa ragazza con i capelli lunghi e sembrava proprio che cantava il vento al mare, che lo amava. E da lì è nato questo brano che, insomma chiede il vento al mare, gli dice ti amo, però il mare parla un altro linguaggio, dunque non si sa qual è la risposta, no? Wow, che Solo... spettacolo. Ma sei su Spotify dove le persone possono ascoltare la tua musica? Dove, come le persone Sì, si possono connettere con te? Chi è interessato a sbirciare, a sentire un po' la tua musica? Quali sì, sono i tuoi canali? ci sono praticamente su tutti i canali, nel senso, sicuramente trovate di più le cose anche più nuove su YouTube oppure su Instagram, però ci sono anche su Spotify, su Apple Store, lì trovate insomma, i brani che ho inciso, eccetera, no? Fra un po' anche
ci sarà anche su Spotify Mother Earth, uno degli ultimi single che ho fatto. E Sardu, questo qua adesso è in incisione, stiamo facendo il videoclip, dunque è bene che lo ricordi, Stefania. E dunque mi auguro che per il prossimo mese, per fine d'anno, in realtà sarà pronto il videoclip, giusto per concludere l'anno in bellezza. Bene, E sì. bene. Hai un cappello Facebook anche. bianco, hai un cappello bianco e la Un- foto in bianco e nero su Spotify? Esatto, sì, sì, un Ok, cappello bianco. Quello è il sitar. Quello che vedi è il sitar. Che perfetto. se, mi pare che se io chiudo la telecamera lo vedete anche. Ah, Quello sì, lì. sì, sì. Ah, non lo vediamo, però va bene. Va bene, è quello lì. Ecco, ma non so se si vede. Vai. Ok. Sì, Perfetto. bene. Dai, allora grazie veramente perché sono vabbè, contenta di aver condiviso questo momento insieme con Maurizio, con te e perciò che cosa ti verrebbe da dire anche per, in base a questo esperimento che stiamo un po', abbiamo lanciato con Maurizio, che cosa vorresti condividere come visione o qualsiasi suggerimento per questo momento ai prossimi ospiti che arriveranno e a chi ci segue? Sì, intanto è un onore essere qua, davvero, grazie. E- è fortissimo perché quando condividiamo tra di noi, anche così a distanza, le acque si muovono in effetti. C'è risonanza, no? E di fatto le onde sono quelle, no? Frequenze sono suoni, no? E dunque, grazie per avermi coinvolto. Io credo che la cosa che posso so dire è grazie, grazie Madre Terra, grazie alla natura, no? Alla Pachamama, insomma, grazie alla naturaleza che veramente ci dà tantissimo. Poi non abbiamo saputo per tanto tempo trattarla bene, forse è arrivato il tempo, no? E dunque essere noi stessi non è semplice, si vuole coraggio, però è lì che si trova il link tra di noi e anche con la natura. Ecco, dunque Wow. grazie. Grazie. Grazie a te, Carlos, un piacere averti Maurizio, è un piacere conosciuto anche enorme. a distanza. Spero Grazie. che ci incontriamo presto, di incontrarci presto, magari in Sardegna, magari organizzare un bel, non lo so, un festival nella natura, Bellissimo. qualcosa che coinvolga la musica, la natura e le persone. Dai, speriamo di farlo presto. Noi stiamo muovendo le acque, Carlos, quindi Sì, si sente stai fin qua. contribuendo con questo. Quindi Grazie, grazie, grazie Maurizio, davvero. E Stefania, grazie da cuore. E anche A a va te, bene. grazie. Federica, Grazie, Ciao, grazie. Carlos. gracias totales.